Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Vergine, tendenze energetiche affettive per la prima parte di giugno 2023. Ok, il mago e l'appeso, ok. Una carta che parla di azione e l'altra carta invece che parla di staticità, di un momento di riflessione probabilmente, perché quando c'è comunque l'appeso si parla di guardare le cose da un altro punto di vista. Per qualcuno si tratta di manifestare le cose partendo da un'altra parte o iniziare un progetto o fare qualche tipo di azione considerando anche il lato B della medaglia con la carta dell'appeso. Ma andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi, ragazzi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega proprio come unire il significato di più oroscopi, vi spiega le decadi, le linee di tempo, insomma è una guida. Trovate anche il link al video che parla di tutta la sezione riservata agli abbonati e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Allora, partiamo con un 2 di coppe. Il 2 di coppe mi parla di un incontro, di un vis-à-vis, di un compromesso. In molti casi potrebbe anche parlare di un nuovo fidanzamento. Ok, allora 2 di coppe, fante di coppe, e abbiamo il 4 di coppe, 10 di spade, la carta della stella, il 7 di pentacoli e la sacerdotessa. Bene. Allora ragazzi, come vi dicevo, il 2 di coppe parla di un incontro, un compromesso, un fidanzamento, mi verrebbe da dire un'unione. E abbiamo anche questo bellissimo fante di coppe, quindi vi devo dire che potreste ricevere un'offerta o conoscere questo fante di coppe se per caso non avete nessuno. Vi ricordo tra l'altro che ho già pubblicato le previsioni per i single per il mese di giugno, quindi quelle previsioni lì le potete integrare con queste letture. Abbiamo anche un 4 di coppe. Il 4 di coppe è una carta che mi indica che non vi state rendendo conto di qualche cosa o di qualcuno. È come se è la carta della cecità, io la chiamo, no? Come se non vi accorgeste delle possibilità che ci sono. Ma infatti qui abbiamo la carta dell'appeso, come se doveste cambiare punto di vista per dare il via a questa azione di cui ci parla il mago. Abbiamo poi anche qui un 10 di spade. Il 10 di spade indica la necessità di concludere un ciclo, ragazzi. Avete un 1, il mago, che è una carta di inizi, e qui avete un 10. C'è bisogno di lasciarsi indietro qualche tipo di pensiero, di sofferenza, di questione legata al passato. Lo andiamo poi a vedere bene con i mini tarocchi. Terminiamo poi con la carta della stella al contrario, abbiamo 7 di pentacoli e la sacerdotessa, ma le vediamo direttamente con i mini tarocchi. Ripartiamo dal 2 di pentacoli, andiamo a vedere che cos'altro riesco a dirvi di più. Allora, abbiamo un 8 di pentacoli, un cavaliere di bastoni e un 8 di coppe. Ragazzi, per qualcuno potrebbe essere una nuova conoscenza sul posto di lavoro o comunque è come se ci fosse la possibilità di costruire qualche cosa di stabile, di duraturo pian piano, o perlomeno con questa persona ci sono i presupposti, perché qui avete anche un cavaliere di bastoni, che è un amante passionale, un amante dinamico, è un viaggiatore. Chissà, magari qualcuno sta organizzando un viaggio.
o gli verrà offerto un viaggio. Andiamo a vedere questo fante di coppe. Tre di spade e 4 di coppe. Il 4 di coppe ce l'abbiamo già qui. Può essere che qualcuno si stia aspettando delle scuse, e che invece voi magari non vi rendiate conto che il viaggio o il progetto che vi offrono è già quello un modo per chiedere scusa. Però qui avete un 3 di spade e qui un 10 di spade, è come se ci fosse qualche cosa che ancora un po' fa male. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Mm. 5 di bastoni, papa al contrario e giustizia al contrario. Io credo che ci sia qualche questione a livello contrattuale che debba terminare. Perché avete giustizia e papa, qui potrebbe essere il matrimonio o il vostro, quello dell'altra persona, che magari è addirittura di arrivo o è via documenti, insomma, per la separazione piuttosto che per il divorzio. Ehm, Non lo so, c'è qualche cosa legato a qualche cosa di burocratico. È come se ci fosse una sorta di competizione nel raggiungimento di un ruolo che voi non vedete, di cui voi non siete consapevoli. Andiamo a vedere il 10 di spade. Però qui fatemi sapere a che cosa fa riferimento questo Papa e questa giustizia, perché sono due carte di contratti e sono tutte e due girate al contrario, quindi è un po' come se ci fosse la volontà di interrompere un contratto. Guardate, se fosse un collaboratore, ehm, non lo so, ci sono quei lavori dove non si possono avere relazioni interpersonali tra colleghi e quindi potrebbe anche essere magari un semplice desiderio di, ah, come vorrei non lavorare lì e poter frequentare apertamente questa persona, ipotesi. Però qui è come se ci fosse stata una sorta di progetto. Perché anche qui abbiamo l'otto di pentacoli, è come se ci fosse già stato qualche cosa a cui si è lavorato. Mi è arrivata l'immagine di una barca, ragazzi. Magari per qualcuno risuona. E qui è come, avendo la ruota della fortuna, per spiegare questo 10 di spade, è come se si dovesse cambiare ciclo. È un po' come se dovesse alzare un pochettino di più la testa e rendervi conto che sì, voi valete. Tra l'altro è anche uscita la carta del mago che è associato con il primo chakra. Io sono, io esisto, io merito. Andiamo a vedere la stella al contrario. Abbiamo la regina di coppe. E un asso di coppe. È come ragazzi se qualcuno qui avesse perso un po' le speranze, non risuonerà per tutti, ve lo dico. Però vedendo queste tre carte è come se ci fosse una perdita della speranza di diventare madri, ve lo dico, vi dico madri perché c'è la regina di coppe, ma può anche essere padri. Comunque di avere un bambino, di dedicarsi a qualcuno. O se non è un bambino, visto che sono comunque due, una carta che parla di una nuova nascita e l'imperatrice, scusate, la regina di coppe è dipinta incinta come l'imperatrice, può essere un progetto sul quale ormai non avete più speranze. E qui è quello che non vedete, la speranza per riuscire ad uscire da questa situazione competitiva, complicata, magari anche a livello burocratico. Andiamo a vedere 7 di pentacoli, perché qui fondamentalmente c'è come da 7 7 e asso
7 di bastoni, asso di bastoni, c'è da attendere, c'è da aspettare, c'è da fare un lavoro semplicemente, mi verrebbe da dire, di introspezione, di osservazione con la carta dell'appeso, perché poi alla fine avete la sacerdotessa che è quella carta che vi dice di guardare oltre, anche un po' di seguire l'intuizione. L'intuizione è quella che arriva per prima, poi tutto il resto sono pensieri. Però sapete quando c'è quel qualche cosa che stride, che non sapete neanche spiegarvi che cos'è, però quella è l'intuizione. Andiamo a vedere la sacerdotessa. 5 di coppe, regina di pentacoli. È come se non poteste manifestare apertamente la vostra relazione o quello che voi volete. C'è questo nuovo inizio, c'è questo 2 di coppe che è di buon auspicio, nel senso, la prima parte della lettura fa ben sperare, ma poi è come se le cose si incastrassero a livello legale, a livello burocratico, anche a livello di karma. Vi dico che siamo noi che abbiamo il potere di uscire dal nostro karma, spezzando le dinamiche che si ripetono. Essere intrappolati nel karma vuol dire continuare a ripetere e riperpetuare le stesse dinamiche. O, per esempio, quando vi ritrovate sempre nello stesso tipo di relazioni, nonostante cambi la persona, il luogo, magari gli hobby, gli interessi, però alla fine le dinamiche che si creano sono uguali a quelle del vostro ex. Ecco, quello vuol dire essere intrappolati nella ruota del karma perché si ripetono continuamente le stesse dinamiche. Vi dico, qui per certi versi vi dicono di aspettare, di diventare appunto osservatori, ma c'è anche l'asso di bastoni. È un po' come se vi dicessero mettete un'intenzione in quello che sono le vostre decisioni, ok? E tenete presente che allora per qualcuno mi è arrivata questa frase, non sentirti in colpa per tua mamma, io ve la dico. Ehm, E qui dicevo, la regina di Pentacoli mi dice appunto, ragazzi, di vedere le cose da un'altra prospettiva, da un punto di vista più ampio. Se qualcuno ha intuizioni o ha sensazioni nei sogni, perché è una carta che è collegata anche a tutto quello che è il mondo dei sogni, sia ad occhi, beh, più a quelli ad occhi chiusi, perché in realtà è collegata col subconscio e con l'inconscio, quindi vi dice proprio di guardare avanti, di guardare oltre, di non fermarvi magari a questo tipo di situazione che crea competizione, che crea astio anche un po', crea conflitto, ma di vedere le cose da un punto di vista più ampio. Portate pazienza, è solo un momento, la carta dell'appeso non è lì per sempre, però è come se vi desse l'opportunità di valutare dove vi incastrate e anche vi dà la possibilità di focalizzare un nuovo tipo di intenzione per ottenere quello che voi volete fondamentalmente. Ragazzi, ho tante carte nella seconda settimana di giugno, ho tante carte che mi richiamano i bambini, le gravidanze. Io lo dico. Andiamo a vedere ancora un oracolo, vediamo cos'altro vi vogliono dire. Mm. Mm. Allora, bellissime carte. Questo parla di un nuovo momento di down, di basso, diciamo, energetico, di basso vibrazionale. Abbiamo un 3 di spade, abbiamo un 10 di spade e la carta della stella al contrario, che come vi dicevo prima, parla un po' di mancanza di speranza. E sì, sento un po' che a parte i primi giorni di giugno, nella seconda, diciamo, tra la prima e la seconda settimana ci potrebbe essere questo momento di sconforto, ragazzi, però la seconda carta è fiducia, carta numero 34. È un po' come se vi dicessero abbiate fiducia nel destino. La carta della stella è anche una carta collegata al destino.
E poi qui avete anche la carta della ruota della fortuna che parla di karma. Abbiate fiducia, le cose cambiano, anche l'appeso è una carta di fine sofferenza, esattamente come il 10 di spade, però è un po' come se doveste prima imparare certe dinamiche, imparare a vedere oltre, imparare a mettere un'intenzione più concreta, fare un'azione più decisa per quello che voi volete ottenere. Se fosse, come vi dicevo qua, una relazione nuova, vi dirò, prendete tempo. Potrebbe anche esserci un bel incontro intimo con questa persona, però fate attenzione perché il 7 di Pentacoli è la carta dell'attesa, attesa anche come gravidanza. Qui avete la gravidanza, qui avete la gravidanza, qui avete la nascita. Quindi fate attenzione se dovesse essere una relazione sporadica, insomma, usate le protezioni del caso. Ragazzi, io spero che comunque la lettura vi sia stata utile e fatemelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione, con la vostra iscrizione, con quello che vi pare. Ogni tipo di aiuto per me è molto importante, lo dico sempre. Voglio anche ringraziare tutte le persone che si prendono quel secondo per sostenere il canale, quindi grazie. Grazie anche per essere rimasti qui con me, io vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!